Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Preparatevi perché oggi video veramente pazzesco. Ebbene sì, andremo a provare, per chi ama i Bowie, due dei coltelli Bowie più performanti e più belli in assoluto, a mio parere, e li confronteremo testa a testa. Bark River Michigan Bowie in acciaio A2 contro il mitico Cold Steel Trailmaster in acciaio versione Samurai. Due coltelli Bowie molto grandi, molto performanti, che andremo a vedere in questa sfida insieme. Eccoli ragazzi, eccoli qua, Bark River Michigan Bowie, l'avete visto in altri miei video. Chi non l'ha guardati, andateveli a cercare sul canale. L'utilizzo, il test di utilizzo di questo coltello. Questa volta ho portato solo questa parte, la restante parte che completa il fodero potete vederla nell'altro video. Comunque sia, ve la farò vedere anche dopo. Questo andrò brevemente, ve lo faccio un attimo vedere, poi nelle specifiche faremo un video successivo. Quello che conta oggi è fare cantare queste due belve di coltelli, quindi questa parte del video sarà incentrata tutta sull'utilizzo. Vi faccio vedere fodero della Bark River in cuoio, abbastanza ben fatto. Come arriva il coltello, questo è il coltello, l'avete visto in altri miei video. Siamo sui 25 cm di lama in acciaio al carbonio A2, manico in micarta, pomello in alluminio, guardia in ottone ragazzi, mono guardia solo nella parte anteriore in modo da poter andare con il pollice sul dorso a lavorare, spessore 6,5 mm. Ragazzi, un coltello che ho usato, ma praticamente nonostante il filo sia sottilissimo è un coltello pazzesco, con delle doti di taglio veramente pazzesche ragazzi, pazzesche. Faccio vedere il filo in questo momento, come taglia ragazzi, come taglia il filo di questo coltello ragazzi, pazzesco, pazzesco. Andremo a vedere tra questi due coltelli chi domina veramente la scena. Bark River Michigan Bowie Hidden Tang, bellissimo. Dall'altra parte Cold Steel Trailmaster, un coltello ormai conosciutissimo, versione Samurai. Questa qui è la nuova versione, la riconoscete dalla scritta Made in Japan su questo lato, che è diversa rispetto alla vecchia produzione. Queste sono lo stesso, l'acciaio non è cambiato, è lo stesso, è ancora Made in Japan, ma cambia la scritta. Nuova produzione, lo scoprite da appunto questa diversità con la scritta. Vi farò vedere poi una vecchia produzione. Preso da Thomas, passione per i coltelli, il prezzo più conveniente che ho trovato nel web, e col suo fodero. Questo fodero che è fatto in questo tessuto. Sul fodero ragazzi, insomma, diciamo che non lo amo molto il fodero con cui arriva il Trailmaster versione Samurai. Secondo me si potevano impegnare, non è una cordura fatta bene, mi sembra un fodero molto a tirar via. Per questo coltello prima o poi voglio fare un fodero custom degno di nota. Un coltello che amo veramente tanto ragazzi, perché c'è una storia dietro. È stato probabilmente, forse non il primo, perché forse il primo coltello serio che ho comprato dovrebbe essere stato un Tops Steel Eagle, ma diciamo che poi un coltello di fascia veramente alta che ho preso nel lontano ormai 2009 è stato proprio il Trailmaster. È un coltello che io ho amato tanto, che per tanti anni ho venerato come un coltello che è eccezionale, e devo dire che a distanza di anni e con moltissimi coltelli passati sotto le mani, il Cold Steel Trailmaster l'ho dovuto
quel coltello poi rivenduto l'ho dovuto riprendere perché comunque sono stato sempre innamorato del Cold Steel Trailmaster. Nel mio canale vedrete c'è anche un video di un Cold Steel Trailmaster in O1 che poi avevo fatto customizzare da Giuseppe Lovaglio con un risultato eccezionale, perché usandolo un pochino quel Kraton aveva preso un po' di gioco e quindi abbiamo fatto una versione in micarta, abbiamo customizzato il manico, ma diciamo la vera versione, la prima versione che ho avuto è stato il Cold Steel Trailmaster versione VG1 Sammai 3 Made in Japan. È un coltello che tutt'oggi veramente mi rapisce e mi piace veramente tanto. Ma andiamoli a vedere in uno scontro testa a testa, appunto, per definire quali di questi due Bowie pazzeschi è diciamo il migliore e il più performante. Siamo sulle bisellature tutte e due full convex, il Trailmaster è 8 mm spesso mentre il Michigan è 6 mm. Il Michigan ha un centimetro scarso di lunghezza lama in più, vedete, veramente poco. Diciamo che la sfida secondo me c'è, parliamo di un Sammai verso una 2, comunque è un confronto veramente fantastico secondo me. Andiamoli a vedere insieme. Vi faccio vedere l'affilatura con cui partiamo anche del Cold Steel Trailmaster, in modo tale che non si dica che erano affilati diversamente. Come vedete anche questo super affilato. Vediamo un attimino poi dopo il lavoro come si comporteranno. Pazienza, l'inquadratura è quella che è, sto molto scomodo, sono nel bosco. Beh, coi coltelli abbatteremo questa pianta secca, cioè una pianta proprio andremo a cioppare secca con i coltelli. Iniziamo con, e poi vi farò vedere nel dettaglio quando saremo più comodi proprio i particolari, ma adesso li vado a testare con questo albero secco di faggio. Lo andremo ad abbattere, vedete, sono cresciuti anche i funghi. Lo andremo ad abbattere con i due coltelli e andremo a vedere quale effettivamente di questi due coltelli è il migliore. Guardate che potenza, pazzesco ragazzi. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Cold Steel Trailmaster. Ragazzi, penso, poi vi farò vedere meglio sopra, però è una battaglia ardua,
Ragazzi, cosa dite? Li testiamo i coltelli, ragazzi? Li testiamo? Allora, ragazzi, guardate che tronco. Io già un'idea me la sono fatta dopo i primi 3 colpi, però vediamo se dal video si capisce bene. Quello alla fine, il test serve per me, per capire quale dei 2 coltelli è realmente più incisivo nel chopping, ma serve anche per voi, per farvi rendere conto anche a voi. Io i coltelli ce li ho, quindi posso praticamente valutare questa cosa, ragazzi. Adesso qui siamo più comodi, andiamo a ciopparlo insieme. Iniziamo con il Michigan Bowie, ragazzi. Pazzesco, ragazzi. Guardate, ragazzi, guardate. Non ho contato quanti colpi ho fatto, ma questo voglio finirlo tutto col Michigan, ragazzi. Ragazzi, guardate, pazzesco, che Bowie, ragazzi, guardate. Andiamo di Trail Master, ragazzi. Ovviamente qui, ragazzi, è un po' più stretto, cioè è un pochino più stretta questa parte rispetto a questa, questa che ha cioppato il Michigan. Andiamo a vedere.
vi faccio vedere in parallelo un attimino. Ragazzi, Cold Steel Trail Master, guardate, vediamo un po' tenendo il tronco in piedi, ragazzi, vediamo se tenendo il tronco in piedi, ragazzi, do un po' di colpi sia con il Trail Master che col Michigan Bowie. Cinque, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 colpi col Steel Trail Master. Due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 colpi Michigan Bowie. La botta anche su legna un po' più piccola
per rendervi conto, adesso stiamo esagerando volutamente, stiamo abbattagliando una pianta. Guardate su una legna un po' più piccola. Guardate le doti di taglio di uno e dell'altro. Sono due coltelli fantastici, ragazzi. Guardate il Michigan. Nonostante le dimensioni, guardate come questi due coltelli si riescono a gestire, come entrano nel legno. Pazzesco, ragazzi. Ragazzi,
Eccoci ragazzi, eccoci. Scusate per la qualità dell'immagine, ma nel bosco inizia a essere già un po' scuro, e vi faccio vedere un attimo i taglienti dei coltelli. Vi dico che come avete visto hanno cioppato di brutto, praticamente ci abbiamo abbattuto un albero, e anche fatto vedere un po' di lavori di fino. Questo è il Trail Master, questo è il Michigan, vedete? Ragazzi, sono due coltelli fantastici. Vi faccio vedere da questa inquadratura, mi sono reso conto che riesco a farvi vedere meglio l'incisività che hanno anche sulle doti di taglio, quindi lo farò da questa angolazione, cioè vedete quanto riesce a entrare praticamente, guardate. Così è un controllo massimo del coltello e si riesce a fare anche lavori fini, diciamo, cioè che fate con coltelli più piccoli, nonostante è un coltello grande, vedete? Guardate. Si può impugnare anche reverse. Quindi non ci sono problemi. Stessa cosa il Trail Master, è un coltello che nonostante sia molto grande si riesce anche a fare lavori più dettagliati, vedete? Vediamo i fili dei coltelli dopo tutto questo cioppare come sono. Non l'ho riaffilati, sono ancora nel bosco, li vedete? Trail Master. Forse ecco questo punto qua, ma magari è solo sporco, no, taglia ragazzi. Bark River Michigan Bowie. Fili ragazzi, devo dire che si sono comportati bene, molto bene. Vi faccio vedere, vi dirò meglio poi tutte le mie impressioni e le conclusioni su questi due coltelli. Eccoci ragazzi, tornato dal bosco dove mi sono divertito con questi due coltelli.
come vi dicevo, per la recensione completa e dettagliata sul Michigan Bowie andate a cercare anche l'altro video. Comunque sia, questo era il pezzo aggiuntivo di cui avevamo parlato, che si può portare inserito nel cinturone, altrimenti si può rimuovere e usare solo questa parte, come ho fatto io questa volta, e si incastra qui sulla cintura praticamente. Allora andiamo a vedere i due coltelli peso con i rispettivi foderi e senza, così vedete che non è che ho preso proprio due paragoni molto distanti fra loro. Il Michigan siamo su 705 grammi, il Cold Steel 623 grammi, perché ovviamente adesso ragazzi, obiettivamente il fodero del Michigan, per quanto non sia un fodero che direi eccezionale, però è fatto meglio di questo. Cioè, questo ragazzi è proprio, è una tela dentro, non so, sembra cartone, non so che materiale possa essere, ma è qualcosa. Questa qui un pochettino meglio, penso che adesso io nel 2009 penso che l'hanno sostituita, l'hanno cambiata, non mi sembra che era così, però magari mi sbaglio. Questa fibbia qui che può girare praticamente, però vedete, cioè il fodero, parliamo comunque di un coltello che sta intorno alle 400 euro ragazzi, è proprio, cioè, non lo so, guardate, cioè non, boh. Vabbè, questa si ruota, io l'ho girata di qua per evitare, perché comunque la parte del dorso, per evitare di tagliarla, altrimenti era da questo lato qua. Vediamoli senza fodero. Abbiamo 508 grammi per il Trailmaster, 550 grammi, 555 grammi per il Michigan, quindi parliamo di 50 grammi di differenza, ok? Le lunghezze delle lame sono 24 e 6 per il Michigan e sono 24 e 2 per il Trailmaster. Anche qua parliamo di 4 mm, ok? È restata un po' di resina degli alberi, ma comunque qualche graffietto. Allora il Michigan ce l'ho da più tempo, l'ho usato di più di questo Trailmaster, nonostante questo Trailmaster è un modello che io, un coltello come vi dicevo, che io conosco da tanti anni, perché è stato uno dei miei primi coltelli importanti che ho preso. Quando diciamo, no, quando ho iniziato la passione dei coltelli ce l'ho avuto sempre, quando ho potuto acquistare un coltello di un certo livello, diciamo. Allora, le vedete anche come lunghezza complessiva, siamo lì, il Michigan è il manico un po' più lungo. Allora, sono tutte e due full convex, diciamo le doti di taglio, nonostante il lavoro fatto, si sono mantenute molto buone, direi, sia per uno che per l'altro. Veramente buone. Adesso i peli li fanno non come quando sono partito, ma la carta vedete che la fa senza problemi. Questi ne sono due addirittura. Trailmaster.
C'è un punto dove sento che gratta un po' anche lui, dove si impunta un po'. Sono comunque, ragazzi, due coltelli molto spinti di filo. Sono molto spinti di filo. Non hanno fatto grossi problemi, però diciamo che con questi fili così a zero, perché entrambi sono full convex a zero, la versione del Trailmaster in Sanmai è un full convex, così come è un full convex il Michigan, solo che il Michigan è spesso 6 mm e mezzo, in teoria è spesso 6 mm, 6 mm, dai, 6 mm e mezzo. Invece il Trailmaster è spesso quasi 8 mm. Vi dico le mie impressioni. Allora, innanzitutto, ragazzi, a livello di costruzione, allora, io il Trailmaster lo adoro. È un coltello che costa intorno alle 400 euro, ragazzi. Quello che c'è da dire, nel senso, il fodero, secondo me, si può fare di meglio. È un coltello che a livello di comfort, ergonomia, maneggevolezza è veramente, secondo me, un gran bel coltello. Diciamo che però la costruzione è manico in Kraton, è un hidden tang, guardia in acciaio. Questo è un manico in Kraton stampato fondamentalmente, ok? Acciaio, questa versione è Sanmai. Andatevi a vedere, tra i miei video dovrebbe esserci anche quello del Trailmaster che ho fatto modificare da Giuseppe Lovaglio, e ho fatto manicare in micarta perché a furia di ciopparci qui praticamente il Kraton, su quella era la versione in O1, aveva iniziato un pochettino a avere un leggero, come se la gomma del Kraton se fosse un pochettino lasciata andare, quindi l'ho fatto rimanicare in micarta e poi da lì ovviamente non ho avuto un po' più problemi, anche se il coltello ha preso un po' di peso ovviamente, perché comunque il Kraton è molto aderente al codolo del coltello in questo caso. Comunque parliamo di un manico stampato, bellissimo coltello, prestazioni davvero ottime. Io lo rivendetti, diciamo che è stato un periodo dove si diceva appunto che questo Sanmai da vari guru dei coltelli non fosse un così buon acciaio. In realtà, ragazzi, il Sanmai di Cold Steel secondo me è un ottimo acciaio, cioè si riga facilmente perché fuori è 4,20 e dentro invece l'anima è più dura, però è un acciaio che ha dimostrato comunque nel tempo, è un acciaio inossidabile che ha delle ottime prestazioni. Ovviamente non parliamo, l'indistruttibilità è difficile da trovare. Diciamo che questi qui secondo me sono tra i Bowie più prestanti che ho, come robustezza e prestazione assurda, o lo Sword che è pazzesco, ma questi qui comunque sono degli ottimi coltelli. Andiamo nel quanto riguarda le impressioni, ragazzi. Allora io vi dico la verità, il Bark River finisce più sottile, è veramente sottile, è un coltello che si presta bene, veramente, nonostante la mole a tutto, ma stessa cosa il Trailmaster, anche a far truccioli, punte, comunque se la cava bene. Nella botta io ho trovato superiore il Bark River. Il Bark River entrava meglio, probabilmente questo spessore così elevato comunque gli dà un bel peso, però comunque quando aumenta lo spessore fa un po' più fatica. Questo, essendo un po' più fino, con la potenza e il peso, il bilanciamento in avanti che ha, ovviamente tutti e due bilanciati avanti, ma
tanto ragazzi, qua parliamo 2 centimetri e mezzo dal ramo di guardia, sono tutti e due i Dentang, con la potenza che ha entrava veramente tanto, io l'ho trovato superiore rispetto al Cold Steel. Sulle lavorazioni ragazzi, qui parliamo di un manico stampato, qui parliamo di un manico in micarta, quindi che comunque è più robusta del Cradon, inutile girarci intorno, una guardia in ottone, un manico in alluminio, praticamente il Dentang cammina all'interno della micarta, filettato dietro e si va a bloccare. Qui ho visto alcuni back river che nell'uso gravoso si sono allentati, ma soprattutto quelli con dischi di cuoio, perché il cuoio è un po' soggetto a mutamento nel tempo con l'umidità o il caldo e il freddo. La micarta ragazzi è stabilissima, questo coltello qua non ha fatto una piega. Non ho fatto tantissimo battuning ragazzi, perché io diciamo che finché devi fare battuning su un tronco del genere, questi qua lo fanno tranquillamente, ma nemmeno serve fare battuning, perché lo mettete in piedi, gli date una botta del genere e lo spaccate a mo' di accetta con la potenza che hanno. Non sono full tang, comunque hanno un restringimento, per carità. Qui abbiamo 8 mm spessore in acciaio laminato, qui abbiamo 6,5 in acciaio A2 che è molto molto resiliente, però comunque con le guardie e tutto diciamo che non sono i coltelli più dediti a questo tipo di impiego, secondo me, che avete visto magari che ho usato l'altra volta, invece il BK2 e l'S5 già li vedo più indicati per quei lavori estremi. Questi li vedo coltelli dei gran bei chopper, dei gran bei coltelli pesanti, lunghi, sia da nasce anche come un coltello da difesa personale, il Bowie, quindi un coltello anche offensivo, sia un coltello da utilizzo e anche magari si può usare a caccia. Questo Michigan lo vedo proprio per la caccia anche grossa di grossi animali, e il filo tiene molto molto bene, si riaffila benissimo. Il manico è bello cioè tosto, ci vogliono delle mani abbastanza grandi per gestirlo al meglio. Il manico del Cold Steel Trail Master io lo trovo un po' più comodo, anche se devo dire che è meglio quando si cioppa in maniera estrema, come avete visto nel video, mettere un lacciolo, perché comunque questa forma, il peso che ha della lama, un pochino tende a come se tendesse no a scappare via, perché il Cradon ha un ottimo grip, però qui ve lo spinge molto in avanti. Invece il Michigan, col fatto che ha questo restringimento e poi si allarga in fondo, veramente non vi dà mai la sensazione di scappare via. Avete visto anche, purtroppo la luce non era ottimale verso la fine del video, ma sono coltelli che gestiscono benissimo anche lavori di utilità, punte, riccioli, feather stick, quindi bastoncini di piume. Sono coltelli che praticamente ragazzi, cioè, tagliano, cioè hanno dei fili spinti pazzeschi. Poi fili così spinti, io lo uso da un bel pezzo, non mi ha dato mai nessun problema, però certo con un'accetta si sta un po' tranquilli, soprattutto più tranquilli, soprattutto se ci si fa il lavoro che avete visto, ma io l'ho fatto anche per provare questi coltelli. Devo dire che col Michigan lo uso già da un po' e a me cioè questo coltello qui, altri Bark River ho avuto qualche problema, ma nonostante è così sottile, diciamo, così tagliente, così affilato, non ho avuto mai, finora non mi ha dato mai problemi, e ci ho cioppato ragazzi veramente di brutto, cioè la potenza che si è scaturita è stata tanta. Stessa cosa il Trail Master, è un coltello eccellente, anche lui molto molto spinto, però devo dire un ottimo coltello, vedete, cioè, sono due coltelli con dei taglienti ragazzi pazzeschi.
Devo dire la verità, ero molto curioso nel valutarlo nel chopping, entrambi nel valutarli, e devo dire che per quello che mi riguarda ho notato che il Michigan era più incisivo nella penetrazione sul legno, era più incisivo nella penetrazione sul legno, sì. La 2 lo dovete curare, ogni tanto va pulito, liato, eccetera, perché ossida abbastanza facilmente. D'altro canto, facilità di riaffilatura, resilienza sono ottime. Acciaio Sammai, ottimo acciaio, non dovete preoccuparvi della ruggine. È un po' tenero, si graffia un po' più facilmente sui bordi, però tutto sommato un ottimo acciaio. Ecco, qui c'è un leggerissimo, ma nemmeno, cioè proprio una roba minimale, però dove si puntava prima con la carta. Che dire, ragazzi, i coltelli sono spettacolari entrambi, ovviamente sono coltelli grandi, cioè un coltello che uno prende per passione, o comunque se ha bisogno di un coltello importante. Il Cold Steel Trailmaster ormai è icona, è stata un'icona anche negli anni 90, è stato usato da avventurosi, anche gente militare, insomma l'hanno adottato come coltello da portare al fianco, sia come strumento per utilità ma anche come arma a scopo difensivo. Arma bianca veramente pazzesco. Il Michigan è un coltello, la storia l'avevo detta nell'altro mio video, che prende il design di Marble, un coltello da caccia molto grande, ma anche lui, ragazzi, è un coltello che comunque, se uno vuole un coltello anche da avere al fianco. Adesso io ero nel bosco di notte, vi devo dire, stavo più tranquillo avendo 2 di questi coltelli, no? Con questa mole, piuttosto che un coltellino tascabile. Certo è che, ripeto, sono coltelli per chi è appassionato, perché altrimenti con un'accetta e un coltello da 10-12 cm di lama fate praticamente tutto, e meglio, piuttosto che di fare tutto con un strumento del genere. Resta il fatto che sono dei oggetti veramente, veramente pazzeschi, vedete, bellissimi. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto, ve l'ho detto nel shopping, ho ritenuto più prestante il Michigan, ma comunque parliamo di qualcosa veramente di pazzesco. Ci sono anche altri video su YouTube, non lo dico solo io, lo potete vedere, cioè si riesce tranquillamente a battere degli alberi, degli alberelli abbastanza grandi. Trailmaster, grande coltello, mi piace perché è un buon è rapportato come altezza, lunghezza, anche al fianco si riesce a portare bene, manico comodo, molto comodo. Sono entrambi 2 coltelli che, oltre a fare lavoro grosso di chopping, cioè praticamente rendono bene anche su lavori più piccoli, grazie ai taglienti che hanno davvero spinti, che nonostante le dimensioni della lama voi con il minimo sforzo riuscite anche a fare lavori più fini, perché avete dei taglienti pazzeschi. Ovviamente dovete maneggiare una lama da 25 cm circa di lunghezza, quindi non vi sto dicendo che è agevolissima, però riescono a fare lavori anche dai lavori grossi ai lavori fini. Che dire, ragazzi, fatemi sapere come sempre le vostre impressioni sul video, se vi è piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!